la famosa e famigerata mosca delle olive. Che cos'è? È una vera e propria mosca, una piccola moschetta, ed è specifica per le olive, e questa mosca che cosa fa? Punge l'olivo con l'apparato riproduttore, quindi alla punta dell'addome, fa una puntura e deposita un uovo nell'olivo. Da quest'uovo, nell'oliva, nel frutto, nella drupa, e quindi da lì nasce un vermetto che va a mangiare la polpa all'interno delle olive, e se questo vermetto colpisce presto, l'oliva poi cade per terra, quindi perdo completamente la produzione. Se invece è ancora molto piccolo, io raccolgo l'oliva con il vermetto dentro, viene poi molito, chiaramente il verme si perde nella molitura, viene fatta poi la raffinazione dell'olio, eccetera, quindi non è un problema di avere qualche residuo del verme. Il problema è che l'olio che produco in quell'annata, quando c'è il verme, è un olio che si conserva poco nel tempo, perché che cosa succede? Che il bruchetto, per mangiare l'oliva dentro, per digerirla, ha degli enzimi che vanno a digerire la polpa dell'olio. Questo enzime mi va a contaminare l'olio, anche se presente in quantità piccolissime, mi avvia un procedimento di decadimento della qualità dell'olio che nel tempo, diciamo nei 5, 6 mesi, 8 mesi successivi, poi va a peggiorare di molto la qualità dell'olio. Quindi nell'olio bisogna partire da un olio veramente perfetto per averlo buono per un lunghissimo periodo. Ripeto, se l'olio è perfetto anche per 2 anni può essere buono. Se l'olio poi è stato colpito, la drupa è stata colpita dalla mosca, magari in 6-7 mesi, diciamo, quest'olio può diventare un pessimo olio. Quest'anno abbiamo il record dell'assenza della mosca, perché con il gran caldo, qui abbiamo avuto temperature che hanno sfiorato i 50 gradi, le uova sono morte. Quindi praticamente la mosca che ci poteva essere, diciamo, che ha depositato l'uovo è morto di caldo. Quindi praticamente questo caldo eccessivo mi ha aiutato e la siccità eccessiva anche, che ho perso gran parte della produzione per la siccità, ma le drupe che sono rimaste erano così dure che la mosca non è riuscita a pungerla. Quindi diciamo che nella negatività di un'estate troppo calda, esatto, ho un aspetto positivo. Devo però ricordare anche che lo scorso anno invece pioveva spesso durante l'estate, avevamo delle olive molto più tenere, qui la mosca ha colpito veramente forte. Io qui ho già detto che non faccio trattamenti, e quindi l'anno scorso qui non ho raccolto neanche un'oliva, perché al momento della raccolta le olive non trattate erano cadute tutte per terra. Quindi se uno vuole la produzione nelle annate in cui c'è la mosca bisogna fare alcuni trattamenti, e che vedremo nel prossimo video, dove parleremo di come combattere queste malattie che